Buon pomeriggio a tutti, bentornati su BravoCast Italiano, il vostro podcast preferito per imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Ciao amici, è un piacere ritrovarvi anche oggi. Come state? Spero che stiate passando una bella giornata. Oggi parliamo di un argomento molto attuale e interessante. Vogliamo confrontare due modi diversi di lavorare, l'ufficio tradizionale e il lavoro da casa. Esatto, questo è un tema che tocca tantissime persone oggi. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate nel mondo del lavoro. Tu, Stefano, hai esperienza con entrambi i modi di lavorare, vero? Sì, assolutamente. Io ho lavorato in ufficio per molti anni e poi ho provato anche il lavoro da casa. Posso dire che ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le situazioni. Interessante. Allora, cominciamo dall'ufficio. Quali sono secondo te i lati positivi del lavorare in un ufficio tradizionale? Beh, innanzitutto c'è l'interazione diretta con i colleghi. Quando sei in ufficio puoi parlare faccia a faccia con le persone. È più facile fare domande, risolvere problemi insieme e anche fare nuove amicizie. Hai ragione, il contatto umano è importante. Io ricordo quando lavoravo in ufficio, durante la pausa caffè chiacchieravo sempre con i miei colleghi. Era un momento piacevole della giornata. Esatto, la pausa caffè in ufficio è quasi un rito. È un momento per rilassarsi, scambiare 4 chiacchiere e staccare un po' dal lavoro. A casa invece prendi il caffè da solo davanti al computer. Questo è vero. Un altro vantaggio dell'ufficio è la separazione tra vita professionale e vita privata. Quando esci dall'ufficio finisci di lavorare. A casa invece è più difficile separare questi due mondi. Completamente d'accordo. In ufficio, quando arrivi la mattina, entri in modalità lavoro e quando esci la sera, torni in modalità vita personale. C'è una divisione fisica e mentale molto chiara. E poi in ufficio hai tutto quello che ti serve. Una scrivania comoda, una sedia ergonomica, internet veloce, stampanti, materiale da ufficio. A casa non tutti hanno uno spazio dedicato al lavoro. Verissimo. Io conosco persone che lavorano da casa sedute sul divano o addirittura dal letto. Non è l'ideale per la schiena e per la concentrazione. Assolutamente. Però, Stefano, adesso parliamo anche dei lati negativi dell'ufficio. Cosa non ti piaceva quando lavoravi in un ufficio tradizionale? Il primo pensiero che mi viene in mente è il tragitto casa-lavoro. Io impiegavo 1 ora per andare in ufficio e 1 ora per tornare, 2 ore al giorno perse nel traffico o sui mezzi pubblici. 2 ore al giorno sono tantissime. In una settimana sono 10 ore, in un mese più di 40 ore. È come perdere quasi una settimana intera solo per gli spostamenti. Esatto, e poi il traffico, soprattutto nelle grandi città, è stressante. La mattina sei già nervoso prima di arrivare al lavoro. La sera sei stanco e devi affrontare di nuovo il traffico per tornare a casa. Capisco perfettamente. Un altro aspetto negativo è la rigidità degli orari. In ufficio devi essere lì a un'ora precisa, anche se magari quel giorno non hai molto lavoro da fare. Sì, gli orari fissi sono un problema. Se arrivi 5 minuti in ritardo, sembra un dramma e devi restare in ufficio fino alla fine dell'orario, anche se hai già finito tutto il lavoro della giornata. E poi c'è il discorso delle distrazioni. In ufficio i colleghi possono interromperti continuamente. Qualcuno viene alla tua scrivania per fare una domanda. Il telefono squilla. C'è sempre un po' di rumore di fondo. Verissimo. Io ho avuto colleghi molto chiacchieroni. Ogni volta che passavano davanti alla mia scrivania si fermavano a parlare per mezz'ora. Era difficile mantenere la concentrazione. E a voi, cari ascoltatori, cosa dà più fastidio quando lavorate in ufficio? Scrivetelo nei commenti. Siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Bene, ora passiamo al lavoro da casa. Angela, tu cosa pensi siano i vantaggi principali del lavorare da casa? Il primo vantaggio enorme è proprio l'eliminazione del tragitto.
Non devi perdere tempo negli spostamenti. Ti svegli, fai colazione con calma e sei già al lavoro. Risparmi tempo, soldi per la benzina o i biglietti dei mezzi e stress. Questo è sicuramente il vantaggio più grande. Io quando ho iniziato a lavorare da casa, quelle 2 ore che prima perdevo nel traffico, le usavo per fare sport, leggere o semplicemente dormire di più. Dormi di più. Questo è un punto importantissimo. Quando lavori da casa puoi svegliarti più tardi. Non devi vestirti in modo formale, truccarti, prepararti come se dovessi uscire. Puoi lavorare anche in pigiama se vuoi. Beh, lavorare in pigiama forse non è l'ideale, ma è vero che hai più libertà nell'abbigliamento. Puoi vestirti in modo comodo, senza doverti preoccupare del dress code aziendale. Un altro grande vantaggio è la flessibilità degli orari. Se lavori da casa, spesso puoi organizzare il tuo tempo come preferisci. Se sei più produttivo la mattina presto, puoi iniziare alle 6. Se preferisci lavorare la sera, puoi farlo. Esatto. Puoi adattare il lavoro al tuo ritmo personale. Io, per esempio, sono molto produttivo la mattina. Quando lavoravo da casa, iniziavo alle 7, lavoravo intensamente fino a mezzogiorno e poi nel pomeriggio facevo le cose meno impegnative. E poi c'è più tranquillità. A casa puoi creare il tuo ambiente di lavoro ideale. Metti la musica che vuoi, regoli la temperatura come preferisci, non hai colleghi rumorosi intorno. Vero, io amo lavorare in silenzio assoluto. In ufficio c'era sempre qualcuno che parlava al telefono, qualcuno che rideva, stampanti che facevano rumore. A casa posso avere il silenzio totale se lo desidero. Un altro vantaggio è che puoi gestire meglio la tua vita personale. Se devi andare dal medico non è un problema. Se arriva il tecnico per riparare qualcosa a casa, sei lì. Puoi fare la lavatrice durante la pausa pranzo. Sì, questo è molto comodo. Puoi fare piccole cose domestiche durante le pause. Io, nella pausa pranzo, preparavo il pranzo vero, con ingredienti freschi. In ufficio mangiavo sempre panini o cibo da asporto. E mangi molto meglio. Puoi cucinare a casa, mangiare in modo sano, risparmiare anche molti soldi. Quando lavori in ufficio, spesso compri il pranzo fuori, che costa di più ed è meno salutare. Assolutamente, io spendevo almeno 10 euro al giorno per il pranzo quando lavoravo in ufficio. Lavorando da casa spendevo molto meno e mangiavo molto meglio. Però, Stefano, non è tutto rose e fiori. Ci sono anche degli svantaggi importanti nel lavorare da casa. Quali sono, secondo te? Il primo problema è l'isolamento. Quando lavori da casa puoi passare giorni interi senza vedere nessuno. Non hai colleghi con cui scambiare una battuta, non hai la pausa caffè sociale, puoi sentirti solo. Questo è un punto molto importante. L'essere umano è un animale sociale. Abbiamo bisogno di contatto con altre persone. Lavorare sempre da soli può portare a sentimenti di solitudine e anche a problemi di salute mentale. Esatto. Io conosco persone che hanno iniziato a sentirsi depresse dopo mesi di lavoro da casa. La mancanza di interazione sociale è un problema serio che non va sottovalutato. Un altro svantaggio è la difficoltà di separare lavoro e vita privata. Quando lavori da casa, il confine diventa molto sfumato. Puoi finire per lavorare molte più ore di quanto dovresti. Questo è verissimo. Quando l'ufficio è a casa tua è difficile dire basta. Finisci di lavorare, ma poi pensi, apro solo la mail, controllo solo questa cosa e ti ritrovi a lavorare fino a sera tardi. E poi ci sono le distrazioni domestiche. Se hai bambini piccoli, lavorare da casa può essere molto difficile. I bambini non capiscono che anche se sei a casa stai lavorando, vogliono la tua attenzione. Sì, e non solo i bambini. Anche un partner che non lavora può distrarti, o anche solo le faccende di casa. Vedi che c'è da stirare, c'è da pulire e ti senti in colpa se non lo fai. Un altro problema è la mancanza di una postazione di lavoro adeguata. Non tutti hanno una stanza dedicata al lavoro a casa. Molte persone lavorano dal tavolo della cucina o dal divano e questo non è salutare per il corpo.
Hai ragione, una sedia e una scrivania ergonomiche sono importanti. Stare tutto il giorno in posizioni scomode può causare mal di schiena, problemi al collo, problemi alla vista se lo schermo non è alla giusta altezza. E poi c'è il problema della motivazione e della disciplina. Quando lavori da casa devi essere molto autodisciplinato. Non c'è un capo che ti controlla, devi gestire tu il tuo tempo e le tue priorità. Esatto, alcune persone hanno difficoltà con l'autodisciplina. Senza la struttura dell'ufficio, senza colleghi di intorno, possono procrastinare, distrarsi facilmente e alla fine lavorare meno efficacemente. Un altro aspetto negativo è che puoi perdere opportunità di crescita professionale. In ufficio puoi imparare dai colleghi più esperti, puoi farti notare dai superiori, puoi creare una rete di contatti professionali. Questo è un punto importante. Quando lavori sempre da casa, sei meno visibile all'interno dell'azienda. Può essere più difficile ottenere promozioni o nuove opportunità. Il famoso detto è vero, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E poi c'è il problema della tecnologia. Quando lavori da casa dipendi completamente dalla tua connessione internet. Se internet non funziona, non puoi lavorare. In ufficio c'è sempre qualcuno che può risolvere i problemi tecnici. Verissimo, io una volta ho avuto un blackout internet che è durato un'intera giornata. Non potevo lavorare, non potevo partecipare alle riunioni online. È stato molto stressante. E voi, cari ascoltatori, preferite lavorare in ufficio o da casa? Quali sono, secondo voi, i vantaggi e gli svantaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Vogliamo conoscere la vostra esperienza. Allora, dopo aver parlato di tutti questi aspetti, qual è la soluzione migliore? Ufficio o casa? Io penso che la soluzione ideale sia un modello ibrido. Un po' in ufficio e un po' da casa. In questo modo puoi avere il meglio di entrambi i mondi. Sono d'accordo. Per esempio, potresti andare in ufficio 2 o 3 giorni alla settimana e lavorare da casa gli altri giorni. Così hai l'interazione sociale con i colleghi, ma anche la flessibilità e il risparmio di tempo del lavoro da casa. Esatto, molte aziende oggi offrono questa possibilità. È il cosiddetto lavoro ibrido o smart working. Secondo me è la formula migliore per la maggior parte delle persone. Nei giorni in ufficio puoi fare le riunioni importanti, i brainstorming con i colleghi, le attività che richiedono collaborazione. Nei giorni da casa puoi fare il lavoro che richiede concentrazione, senza distrazioni. E poi dipende anche dal tipo di lavoro che fai. Se il tuo lavoro richiede molto lavoro di squadra, contatto con i clienti, forse è meglio essere in ufficio più spesso. Se il tuo lavoro è più individuale, puoi stare più spesso a casa. Esatto, e dipende anche dalla tua personalità. Alcune persone sono più estroverse, amano stare con gli altri e si sentono meglio in ufficio. Altre persone sono più introverse, preferiscono la tranquillità e lavorano meglio da casa. E poi dipende dalla tua situazione familiare. Se hai bambini piccoli, lavorare da casa può essere difficile. Se vivi da solo, forse preferisci andare in ufficio per avere contatto sociale. L'importante è che ognuno possa scegliere la soluzione che funziona meglio per sé. Non c'è una risposta giusta per tutti, ogni persona è diversa, con esigenze diverse. Completamente d'accordo. L'importante è trovare un equilibrio tra produttività, benessere personale e vita sociale. Il lavoro è una parte importante della nostra vita, ma non è tutto. Esatto, dobbiamo ricordare che lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare. Quindi è importante scegliere una modalità di lavoro che ci permette di avere anche tempo per noi stessi, per la famiglia, per gli hobby. Bene, io penso che abbiamo esplorato bene questo argomento. Cosa ne pensate voi, cari ascoltatori? Avete qualche domanda o riflessione da condividere? Scriveteci nei commenti. E se avete suggerimenti per i prossimi episodi, fatecelo sapere. Ci piace molto ascoltare le vostre idee e parlare degli argomenti che vi interessano.
Prima di salutarci, voglio ricordarvi che imparare l'italiano non significa solo studiare la grammatica. Significa anche ascoltare conversazioni reali su argomenti della vita quotidiana, come quello di oggi. Esattamente. Quando ascoltate i nostri episodi, state imparando vocabolario utile, espressioni naturali e anche un po' di cultura italiana. Continuate ad ascoltarci regolarmente e vedrete i progressi. E non dimenticate di seguirci su YouTube. Mettete un like se vi è piaciuto questo episodio, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. E se conoscete qualcuno che sta imparando l'italiano, condividete questo episodio con loro. Più siamo, meglio è. Imparare insieme è più divertente. Allora, cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Bravocast Italiano. È stato un piacere passare questo tempo con voi. Grazie davvero a tutti voi. Ci vediamo nel prossimo episodio con un nuovo argomento interessante. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno. Buon pomeriggio a tutti e a presto! Ciao ciao e buona giornata.